Ciao a tutti, mi chiamo Sara, sono una fashion designer e nel video di oggi vi mostro come potete cucirvi una gonna a ruota passo passo. L'anno scorso ho pubblicato un video in cui mostravo come fare il cartamodello base della gonna a ruota e per cucire la gonna a ruota di oggi sono partita proprio da quel cartamodello. Se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. Nel video di oggi apporterò delle modifiche a quel cartamodello che era super basico e poi vi mostrerò come cucire la gonna a ruota. Vi ricordo che da dicembre ho iniziato a rendere disponibili alcuni dei miei cartamodelli in formato digitale e ho preparato anche il cartamodello della gonna che cuciremo oggi. Se siete interessati ad averlo scrivetemi alla mail che trovate qui sotto in descrizione e se volete avere qualche info in più su come funzionano i miei cartamodelli, come averli eccetera eccetera, vi lascio qui sopra e anche sotto in descrizione il video in cui ne ho parlato approfonditamente. Detto questo direi di non perdere altro tempo e iniziamo! Farò una gonna a ruota quadrata e per farla trasformerò il classico cartamodello tondo della gonna a ruota in un cartamodello quadrato. Per il resto i dettagli sono piuttosto semplici. La gonna sarà a vita alta, avrà un cinturino e una zip invisibile sul lato sinistro del corpo. E quasi dimenticavo di dirvi, questo è un progetto di cucito molto semplice da realizzare ed è quindi perfetto per chi ha le prime armi. Ho qui il cartamodello della gonna a ruota base che avevo già fatto in un altro video. Questa gonna è simmetrica. Io qui avevo scritto che questo è il centro davanti, questo è il centro dietro e questo il fianco, ma questi quarti sono tutti uguali, quindi posso spostarmi i miei punti di riferimento. Per questa gonna voglio che abbia i tagli sui fianchi, quindi lungo queste due linee. E quindi il centro davanti e anche il centro dietro saranno qui in mezzo. E dovete capire dove volete i picchi più lunghi della gonna. Io nel mio disegno ho messo i due picchi ai lati del davanti, quindi i lati corti sono il centro davanti e i fianchi, mentre i lati lunghi della gonna stanno qui, tra il fianco e il centro davanti. Ora vado ad aggiungere i margini di cucitura di 1 cm sulla vita e di 1,5 cm sui fianchi e creo un rettangolo al posto del cerchio e gli metto 1,5 cm di margine tutto attorno per fare l'orlo. Per il cinturino ho tenuto esattamente lo stesso che avevamo fatto nel video del cartamodello base della gonna a ruota. L'unica cosa che ho cambiato sono le scritte per i vari riferimenti, perché anche qui, come per la gonna, le varie parti sono grandi uguali. Quindi ai lati ho messo il fianco sinistro, che è quello dove andrà la zip. Poi c'è il centro davanti, il centro dietro e il lato destro. Ho messo 1 cm di margine sopra e sotto e 1,5 cm nei lati corti dove va messa la zip. Ho dovuto accorciare il cartamodello di 6 cm sul fondo e sui lati, perché non ci stava nell'altezza della stoffa. Vi consiglio di cercare una stoffa con un'altezza più alta del normale se volete che questa gonna vi arrivi tipo al polpaccio. Nel mio caso comunque mi va bene che sia più corta, quindi tiro via i 6 cm. Taglio 2 strati di stoffa senza mettere il cartamodello nella ripiegatura della stoffa. Voglio indossare questa gonna in occasioni eleganti, quindi ho deciso di realizzarla in un cadì nero, che è un tessuto dal peso medio, molto morbido e cadente. In alternativa sarebbe stata molto carina anche in un tessuto tartan più sostenuto, sarebbe diventata una gonna più voluminosa sicuramente, magari prima o poi farò anche questa variante. Io qui ho fatto l'errore di tagliare 2 strati di stoffa del cinturino, ma in realtà ne bastava uno solo perché il cinturino è un pezzo unico che comprende già anche il cinturino interno. Lo taglio con lo stesso dritto filo della stoffa esterna, ossia dritto filo nel lato corto del cinturino. Questo perché non voglio che mi stringa troppo la vita, preferisco che il tessuto sia leggermente adattabile al corpo, quindi non inordito ma in trama, diciamo. Se avete dubbi su cosa sia il dritto filo e il verso in cui piazzare i cartamodelli, vi lascio il video in cui ne ho parlato qui sopra e anche sotto in descrizione. Per stirare l'adesivo metto sempre un pezzo di tela sopra e sotto per non sporcare di colla l'asse da stiro e il ferro. Poi metto il cinturino in stoffa con il rovescio verso l'alto, l'adesivo con il lato ruvido verso il basso e stiro. E ora posso iniziare a cucire la gonna. Per prima cosa ho rifinito con la taglia cuci i teli gonna lungo le cuciture dei fianchi. Poi ho chiuso il fianco destro, ossia quello senza zip, mettendo il davanti e dietro dritto contro dritto e cucendo a 1,5 cm e ho stirato poi i margini di cucitura aperti. Il prossimo step è attaccare il cinturino alla gonna. Ho spillato uno dei due lati lunghi del cinturino alla vita della gonna,
facendo combaciare le tacche dei fianchi e del centro davanti e centro dietro, e distribuendo bene la stoffa in modo uniforme, e poi ho cucito a 1 centimetro. Ora per preparare il cinturino dobbiamo stirare un po'. Per prima cosa stiro aperti i margini della cucitura appena fatta e poi li stiro chiusi verso l'alto, cioè verso il cinturino. Poi stiro il cinturino a metà lungo il lato lungo e per farlo lo tiro in giù in modo che arrivi alla fine del margine che ho già stirato. Con il senno di poi meglio prima stirare il lato lungo e poi stirare il margine della cucitura appena fatta. Quindi ora il cinturino va piegato in dentro e l'ultimo centimetro, che è il margine del cinturino interno, va ora ripiegato in su, in modo tale che la parte piegata arrivi 1-2 mm sotto a questa cucitura di attaccatura del cinturino che si vede sul rovescio. E perché arrivi lì dobbiamo girare in su un pelo meno di 1 centimetro. Ed è giunto il momento di mettere la zip sul fianco sinistro. Ho deciso di mettere una zip invisibile, io qui ne ho usata una da 18 cm, perché avevo quella in casa, ma a voi consiglio di prenderne una da 22 cm. Comunque la zip parte da qui, che è il punto più alto del cinturino, dato che il resto va poi rigirato in dentro. E devo cucire la zip fino a 2 cm prima della fine della zip. Quando si cuce una zip invisibile bisogna sempre fermarsi circa 2 cm prima e da lì in giù faremo poi la cucitura del fianco della gonna. Devo anche farmi una tacca fino a dove va cucita la zip, la mia è di 18 cm, quindi la cucirò fino a 15 cm e mezzo direi. Ora per non sbagliare a piazzare la zip la metto chiusa con il dritto verso l'alto e giro i margini della gonna simulando come devono stare una volta cucita la zip. Poi afferro il margine del dietro della gonna con il nastro della zip insieme, me lo giro al dritto e apro la zip. I dentini della zip devono stare in verticale a 1,5 cm dal bordo e in cima alla parte dura della zip deve arrivare 2 mm sotto alla parte alta del cinturino. Spillo e cucio il primo lato con il piedino invisibile fino alla tacca. Segno sulla zip dov'è il taglio del cinturino, così so che ora che vado a cucire l'altro lato della zip devo allineare questo segno al taglio del cinturino. In questo modo la linea del taglio verrà allineata a destra e a sinistra della zip. A questo punto apro la zip, appoggio il secondo nastro sul lato davanti della gonna e cucio. Ora sto andando avanti un po' veloce, ma vi ricordo che se avete dubbi su come si cuce una zip invisibile ho fatto un video ad hoc e vi lascio il link sotto in descrizione. Ho girato la gonna a rovescio e ho messo dritto contro dritto i due lati della cucitura sotto alla zip. Poi ho cucito a 1,5 cm dal fondo della gonna fino esattamente alla tacca della zip, utilizzando il mezzo piedino, che mi serve per poter cucire anche vicino alla zip nonostante lo spessore. Poi ho finito di cucire il cinturino. Prima di poter rigirare in dentro tutto il cinturino devo chiudere i due lati corti, quindi rifinire il cinturino vicino alla zip. Chiudo i lati corti dritto contro dritto, tenendo in su il margine del cinturino interno. E cucio a 1,5 cm con il mezzo piedino. Cucio a fianco e appena fuori della zip che si sente sotto. Rifilo il margine interno perché sennò c'è troppo spessore e rigiro i due angoli al dritto. Ora posso cucire il lato lungo del cinturino. Rigiro in dentro il cinturino interno facendo in modo che la parte finale arrivi 1 mm sotto alla cucitura che avevamo già fatto, ossia quella di attaccatura del cinturino. In questo modo poi con una semplice cucitura quasi invisibile possiamo fermare il cinturino interno. Ora per fare questa cucitura vado sul lato dritto e cucio con la macchina da cucire esattamente sopra il taglio di attaccatura del cinturino. In questo modo la cucitura da fuori non si vedrà o comunque si vedrà pochissimo e avrete un risultato molto pulito ed elegante. E insieme fermeremo anche il cinturino interno proprio perché prima lo abbiamo fatto un pelo più lungo del cinturino esterno. E questo è il risultato.
Dato che manca solo l'orlo da fare, ho provato la gonna per vedere quanto lunga è e per la mia altezza è troppo lunga, quindi ho deciso di tagliare via altri 5 cm lungo tutto l'orlo. Per l'orlo in totale ho tenuto 1,5 cm e farò un orlo rigirando in sulla stoffa 2 volte, 7 mm per volta, e poi cucendo. Per prima cosa faccio una cucitura a 7 mm dal fondo che mi serve come reference per fare un orlo dritto e per stirare in sulla stoffa 7 mm precisi. E poi appunto stiro verso rovescio i primi 7 mm di orlo. Ora giro verso rovescio altri 7 mm e cucio a 1 mm appena dentro al bordo verso l'alto. Quando arrivo ad un angolo completo l'orlo prima su un lato e poi dall'altro faccio la stessa identica cosa, ossia rigiro la stoffa per 7 mm 2 volte e cucio. E la gonna è quindi finita. E anche per questo video è tutto, rimanete fino alla fine perché vi mostrerò la gonna a ruota indossata, lasciate un like se il video vi è stato utile e se deciderete di realizzare anche voi questa gonna a ruota potete postare una foto e taggarmi su Instagram che sarò felicissima di ricondividere i vostri lavori nelle mie stories. Come sempre iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e vi lascio ora il risultato finito e indossato.